Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Andiamo a vedere cosa ti confesserà in questi prossimi 7 giorni, quindi video sempre valido dal momento in cui lo guardi, la tua persona di interesse, la tua persona del cuore, la persona a cui stai pensando. E poi andiamo a vedere come ciò che ti confesserà o ciò che gravita all'interno dell'energia di questa persona rispetto a ciò che sente per te muoverà le sue intenzioni e i suoi passi. Per farlo utilizziamo gli strumenti ad hoc in assoluto, i nostri oracoli, lui, lei, che non lasciano spazio al dubbio, che ti fanno vedere esattamente la persona cosa sta facendo, cosa sta sentendo e anche le dinamiche emozionali che sta vivendo nei tuoi confronti. Quindi, per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, i miei oracoli, lui, lei, li trovate sotto all'info box in descrizione. Allora, partiamo subito. Cosa ti confesserà? No, 2000 no. Cosa ti confesserà la tua persona di interesse o la tua persona del cuore nei prossimi 7 giorni? Scorpione. Allora, mettiamone 3. 1, 2, 3. Allora, facciamo un bel respiro profondo ed entriamo nelle profondità. Cosa ti confesserà? Là. Ti dirà che quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante, ma tutto ciò rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Questa è una dichiarazione shock. Qua dice questa persona, quando vi siete separati o siete in separazione, alcune di voi, sta cercando di riempire un vuoto che non può colmare come faceva prima con le altre relazioni, come ha fatto prima quando era più piccolo, come faceva prima. Perché quello che tu hai scatenato dentro questa persona è qualcosa di ingestibile, incontenibile, che lo fa sentire impotente davanti a qualcosa di più grande di lui o di lei. E allora sta rendendosi conto che non può controllare l'amore. L'amore è una forza primordiale, più grande motore dell'universo, è l'amore che muove il sole e tutte le altre stelle, diceva Dante. Non si può controllare con la piccola mente, la mente dell'io, qualcosa di indomabile e ingestibile. Si può soltanto viverlo e imparare a darsi all'amore. Wow! Vediamo ancora cosa ti confesserà. Quanto vorrei le tue gambe ora. Questa è una persona che vuole toccarti, ha bisogno del contatto e magari si evince qui una persona che comunica di più col contatto fisico che con le parole. Una persona che vuole toccarti, vuole sentire il tuo corpo e magari questa è una persona con la quale ci sono state poche parole, però quando c'era un contatto fisico, quando fate l'amore, è una persona con la quale senti tutto quello che ti ho detto. Ci sono persone che non sono avvezze alle parole, ma trasmettono molto più di quanto avrebbero potuto dire. Ok. Vediamo cos'altro ti confesserà. Sei la mia vita. Qua c'è una persona completamente pazza di te. Ti confesserà questo. Vediamo questa energia, come muoverà le sue intenzioni e i suoi passi in questi prossimi 7 giorni e a cosa lo porta questa energia. Andiamo nel dettaglio con i tarocchi. Allora, energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. Energia attuale. Sei girata da sola. Ah, so di denari. Ah, ci picchia.
Questa persona vuole realizzare un'opportunità in concreto con te. Qua abbiamo una corona. È proprio per quello che ti ho detto, L'energia attuale vuole realizzare un'opportunità in concreto con te di un certo spessore. Qua c'è l'appeso, la persona che ha cambiato prospettiva rispetto all'amore, rispetto ai sentimenti, e come ti ho detto qua. Magari c'è anche un fermo tra di voi. Vediamo i pensieri di questa persona nei tuoi confronti. 8 di spade. È una persona stressata. La sua mente va in tilt. Vuole un'opportunità in concreto con te. L'8 di spade mi parla di una persona che si sente frustrata, proprio come dice la carta oracolo lui, lei, mi sento frustrato. Una persona che si sente che cade nel vuoto, i pensieri di questa persona, perché vuole le tue gambe, ti vuole toccare, si sente frustrato in questo 8 di spade, vede limiti, ostacoli, 7 di bastoni. Vediamo cosa prova per te o cosa ha nel cuore questa persona. Regina di spade. È una persona che sta sulla difensiva con il cuore, perché se la regina di spade sul cuore sa che ti ha fatto qualcosa, per molte di voi, sa che ti deve delle spiegazioni, dice sei la mia vita, so che ti devo delle spiegazioni, mi sento frustrato, so che sei arrabbiata o arrabbiato, è una persona che mette un po' le difese sul suo cuore, al tempo stesso sa che tu hai delle difese, magari per alcune di voi. Se qua c'è il 3 di spade, è possibile ci sia stata un'altra persona per alcune di voi e questa persona si è data conto di tutto. Vediamo qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti o nei confronti della situazione, della connessione. 6 di denari. Sa che non è stato giusto con te. Ok? 6 di denari al blocco, il 6 di denari parla di equilibrio, non c'è equilibrio in questo momento, sa che non è stato giusto. Sa che non si è comportato dandoti quello che meriti, il tuo valore. Perché il 6 di denari? 4 di spade. C'è silenzio tra di voi e non c'è equilibrio proprio perché c'è silenzio. Sì. Mi parla di un fermo, il 4 di denari, c'è un fermo adesso che impedisce questo equilibrio. Vediamo un po' quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Regina di bastoni. Le intenzioni sono quelle di agire nei tuoi confronti. Sento una forte carica erotica, sessuale e passionale nei tuoi confronti che vuole concretizzare in qualcosa in più. Vediamo nei tuoi confronti ancora Regina di bastoni, ha intenzione proprio di venire da te. Con il Re di coppe, dichiarandoti il suo amore. Possibile ci sia stata un'altra persona e tu hai girato le spalle a questa persona proprio perché c'era un'altra persona e questo l'ha fatto lavorare all'interno di lui o di lei. Ma al di là se c'è stata un'altra persona o meno, una persona che può avere le difese sul cuore, al tempo stesso si dichiarerà a te nelle sue intenzioni. Guarda, intenzione di fare pace, stare bene insieme, 3 di coppe, diversione. Vediamo quali sono le azioni che farai in questa settimana. 6 di bastoni. Le azioni sono quelle di voler conquistarti o riconquistarti o avere successo con te. 6 di bastoni mi parla di mettersi alle spalle situazioni problematiche, no? Viene dopo il 5 di bastoni che sono conflitti, conflittualità, tensione e mettersi alle spalle situazioni problematiche. 7 di bastoni, lottare per mettersi alle spalle situazioni problematiche, avanzare verso di te. Vediamo l'energia finale di questa persona nei tuoi confronti. L'eremita, però ci va con prudenza. Ci va con prudenza, o questa energia è la tua, cioè ha l'intenzione di venire da te in questa settimana, di aprirti il suo cuore, mettersi alle spalle situazioni problematiche e questa carta dell'eremita o ci va con prudenza oppure sei tu che ci vai con prudenza. Vediamo perché l'eremita. Re di denari, sì, questa è una persona che ci va con prudenza.
o perché è una persona impegnata o era una persona impegnata, oppure puoi essere tu che ci vai con prudenza rispetto a questa persona qui. Qua abbiamo forti segni di Ariete, Leone, Sagittario, Acquario, Gemelli, Bilancia, Vergine, Capricorno e Toro. Ok, vediamo cosa ci diranno le specifiche. Cosa ci aggiungono, cosa specificano. Energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. Può essere che fosse una persona impegnata e quindi vuole mettersi alle spalle questa situazione e iniziare un'opportunità nuova con te. Le cose devono andare però con prudenza perché magari sta sistemando anche queste cose ancora. Vedi un po' dove ti risuona. Vediamo energia attuale di questa persona nei tuoi confronti con l'asso di denari. Vedi la papessa? Qua c'è un'altra persona per molte di voi che stanno guardando, molti di voi. Però al tempo stesso questa persona sta tenendo dentro questa opportunità che vuole con te. Tu hai un'influenza molto forte su questa persona che ha a che fare col fatto che lo fai mettere in contatto con le sue emozioni, con le sue profondità. Vediamo, oppure c'è silenzio tra di voi, Vediamo i pensieri di questa persona nei tuoi confronti, 8 di spade, 7 di bastoni, qua ci sono problemi e limiti. Problemi e limiti. Come si sentisse in trappola questa persona. Forse per la famiglia, 10 di denari o per il lavoro. Vediamo cosa prova per te con la regina di spade. Cavallo di coppe, vedi? Sa che ti deve dare delle spiegazioni, sa che stai sulla difensiva, vuole aprirsi il suo cuore. Cavaliere di coppe, cavaliere di coppe. Come vi insegno sempre, quando le carte si ripetono, vogliono rimarcare il messaggio. Vediamo adesso con questo 6 di denari, 4 di spade al blocco. Qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti? 9 di spade, una persona che ha paura, è molto preoccupata in questo momento. Che ha paura e molto preoccupata per un silenzio che c'è tra di voi oppure per la mancanza di equilibrio che non ha dato, che non c'è. Molto preoccupata. Vediamo un po' quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Regina di bastoni, cavaliere di coppe. 8 di spade di nuovo, vedi? Cioè vuole venire da te, aprirsi emozionalmente, fare un movimento d'amore, però si sente frustrato da non poterlo fare o avere paura a farlo perché ci sono dei limiti che possono essere dati o da altre persone, o dai limiti che puoi aver messo tu, o da difficoltà di altra natura. Vediamo il però voler metterseli alle spalle. 6 di bastoni, vediamo le azioni che farà in questa settimana nei tuoi confronti con il 6 di bastoni. Asso di bastoni, però fa un'azione verso di te. Asso di bastoni vuole un'opportunità, all'improvviso farà questa opportunità, assolutamente sì. Nonostante si senta frustrato, lo fa. Vediamo alla fine che succede perché l'eremita è il re di denari. Perché l'eremita è il re di denari, alla fine cosa accade? La ruota, un cambio. Cavaliere di bastoni, infatti, arriva in modo repentino da te. 8 di coppe, arriva in modo repentino da te e qua c'è un cambio che viene fatto a livello emozionale. Vedo una fortissima carica erotica e passionale, me lo diceva anche qui, lo ribadisce l'asso di bastoni, il cavaliere di bastoni. Arriva un cambio all'improvviso. Nonostante ci sia prudenza, arriva un cambio all'improvviso. Vediamo un po' le due altre. La regina di coppe, l'eremita. Arriva un cambio all'improvviso, di nuovo l'eremita. Ti chiedono a te un po' di pazienza con questa persona. Perché qua arriva un cambio all'improvviso verso di te, regina di coppe, che tu stavi aspettando magari. Poi mi dicono un po' di pazienza per quanto riguarda il cambio emozionale un po' più grosso che si farà. Io non so se questa persona deve lasciare un'altra situazione. Chiedono pazienza rispetto a questo. Fatto sta che una persona che ti ha pensato tantissimo, ti pensa tantissimo e volge verso di te. Per alcune persone, per alcune di voi è una persona che conoscete molto bene da molto lontano, Ok, abbiamo anche il segno della Vergine, Cancro, Pesci, Scorpione, Ariete, Leone, Sagittario, o Luna ascendente o Venere.
Vediamo un po' adesso cosa rappresenti tu per questa persona. Sei l'amore romantico, sei l'amore, Afrodite. La dea Afrodite sei per questa persona, ma te l'avevo già detto, eh. Sei l'amore romantico, la dea Afrodite, ok? Vediamo adesso, siccome sappiamo che il nostro sé superiore che ci manda sempre le persone con cui entriamo in relazione, no? Per farci sperimentare cosa? Per farci sperimentare la capacità di darci, avere fede in ciò che non si vede, avere fede nell'amore, come nel mito di Amore e Psiche, laddove amore non si vede e Psiche passa tutta la sua vita a ricercare l'amore perduto, che poi alla fine vediamo che non ha mai perduto. Quindi andiamo a vedere come implementare il lavoro su di sé grazie a questa connessione. Qual è il consiglio? L'ombra protegge esplorazione profonda interiore, sì, la fede nell'ombra, la fede in ciò che non si vede, proprio come nel mito di Amore e Psiche. Riguardatevi ragazze mie, nella playlist mia c'è la playlist L'amante risponde, il mito di Amore e Psiche. È proprio la fede in ciò che non si vede, la fede nell'amore. Come ricordiamo, quando Psiche accende il lume della ragione si crea l'ombra. Spinta dalle sorelle a voler vedere chi dorme accanto a sé tutte le notti, accende il lume della ragione perdendo la fede, cioè perde la fede quando accende il lume della ragione, la ragione crea un'ombra. Quando accendi un lume si crea un'ombra, ok? Fede in quell'ombra, fede in ciò che non si vede, fede in ciò che non si vede, d'accordo? Ok. Vediamo cosa ti aggiunge l'oracolo, l'altro oracolo. Latte e miele, le parche. Pace, guarda, vivrai un momento di profondo godimento con questa persona voluto dal destino, le parche sono il destino, e si troverà pace, armonia, assolutamente sì. Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!